Siamo appena entrati nei minuti di recupero e sono ben 5 quelli che devono trascorrere da questo momento alla fine della partita, quindi c'è ancora da battagliare. E in questi minuti finali mi sembra una battaglia, no? Con lo Stoccarda che sta provando a mettere palloni per Demitrovic che ci è andato vicino, prima Undav, Gasperini dalla sua ha buttato dentro un po' i muri difensivi, indica prima, Mancini poco fa, ma è dura, è dura perché nel secondo tempo c'era anche qualche spazio che forse andava attaccato meglio, ecco, però l'arma della Roma quest'anno è soprattutto la fase difensiva, non sentenziamo ancora, ecco. Signori miei, partiamo prima come al solito perché tra un po' poi andremo a discuterne anche al Tribunale delle Romane, ormai lo sapete, giovedì è appuntamento fisso insieme al direttore Menichino, Sabino Nela, Bruno Giordano, quindi io vi aspetto, vi metto tutto in descrizione per accedere ovviamente alla live online, oppure se siete eh, nella regione Lazio avete modo con il canale 77 digitale terrestre di seguirla direttamente in TV, quindi mi raccomando, vi aspetto. Intanto godiamoci questi minuti finali che vedono una Roma che può portare a casa la vittoria, ragazzi miei, sarebbe tanta roba, davvero, ragazzi. Anche perché stiamo vedendo che si fa una fatica terribile. Ieri l'Atalanta in una partita stradominata, poi la cestina malamente e non è che cestina la partita, cestina l'occasione di accedere. Attenzione, quel gol che cercavo! Sempre lui, Pisilli, ancora? Incredibile Pisilli. Si inserisce bene sto ragazzo, si inserisce bene. Si inserisce bene sto ragazzo. Nel primo tempo con i tempi giusti. Ancora una volta si fa trovare in aria. Prima Sule, se non sbaglio adesso Dybala. Due giocatori che per tecnica non sono niente male. Sì, la sto vedendo adesso. Sì, Di Gino la mette. Oh, si inserisce. Molto bene, molto bene. Adesso 2-0. La possiamo vedere in maniera diversa, o meglio, la possiamo iniziare a commentare questa gara, che è stata complicata, senza ombra di dubbio, anche perché Gasperini ha fatto turnover. Nella seconda parte parliamo anche del Bologna, assolutamente. Ve lo metto come al solito sotto i vari capitolini che ormai funzionano. E tante rotazioni perché poi domenica si gioca un'altra gara importantissima contro il Milan ogni 3 giorni e non è facile, per cui tanti giocatori che magari hanno avuto meno spazio o comunque ne hanno avuto a fasi alterne, penso ovviamente alla difesa. Oggi si parte con Ghilardi, Ziolkowski, chi c'era dietro oltre a loro due? Range, perché Selic da un lato e Tsimikas dall'altro, quindi Conè però in mezzo al campo come diga, e Pisilli che vedi lo consideriamo un giocatore magari che subentra, però è un giocatore che offre delle caratteristiche che secondo me, non che secondo me, lo dice il campo, sono congeniali al gioco di Gasperini, senza ombra di dubbio, perché poi gli piacciono questa gente che si butta dentro, che lo fa con i tempi giusti e nel primo tempo, un primo tempo che è stato secondo me anche abbastanza equilibrato. La migliore occasione, sentivo dello Stoccardo, sì, ma un tiro che non è al limite, è leggermente in aria, ma lontano, abbastanza lontano dalla porta, ha fatto una buona parata Svilar, che anche stasera è clamoroso, ma un primo tempo che secondo me c'è stato nella gestione, è stato buono. Attenzione che rischia di fare anche il terzo adesso la Roma. Secondo me un primo tempo, ripeto, ordinato, equilibrato, dove tra l'altro poi con una grandissima giocata, perché il prezzo del biglietto oggi vale secondo me per la giocata di Sule con questo esterno sinistro e l'inserimento di Pisil, veramente bel gol e un buon tempo. Nel secondo tempo è appena finita, perfetto. Nel secondo tempo invece ci sono state un po' di difficoltà. Nel secondo tempo ci sono state, soprattutto con Undav, ha vinto un duello,
un duello con Ziolkowski, subito dopo c'era stata un'altra occasione sprecata. Ziolkowski non ha fatto neanche male perché poi è andato in spaccata a inizio ripresa, ha fatto vedere buone cose, però giustamente poi Gasperini, sai che c'è, iniziamo a buttare dentro un Dig, iniziamo a buttare dentro Mancini nel momento decisivo perché giustamente lo Stoccarda è una squadra che comunque è rispettabilissima, è terza insieme a non mi ricordo a chi, a pari punti, però con una partita in più lo Stoccarda, però è una squadra comunque di medio-alta classifica, no medio, di alta classifica nella Bundesliga, che quindi comunque un avversario assolutamente temibile. Ripeto, un po' di sofferenza eccessiva con un paio di parate, quella di Dimitrovic, di Svilar, che ancora una volta è clamoroso. Cioè, che a me Svilar piace perché è sempre, ti riesce a chiudere gli angoli, ti dà sempre meno angolo con la sua uscita tempestiva, riesce a occupare bene la porta e in questo è clamoroso per davvero. Secondo me nota negativa ancora è la Ferguson, che comunque queste partite deve sfruttarle, deve lottare come un dannato e deve farci vedere le sue qualità, invece non riesce, non ci riesce in nessun modo, mi sento di dire. E quindi questo è. Adesso la classifica ci dice 15 punti, non so se 16 basteranno, perché mi sembrano tutti lì. In teoria, guardando lo storico, che riguarda solo l'anno scorso, forse sì, però di certo è padrone per il proprio destino la Roma per non passare dai playoff, che ribadisco sarebbe tanta roba, ragazzi miei, assolutamente. Per cui vediamo un pochettino, ma la Roma tante squadre italiane non è che non l'hanno sfruttata, non è che l'hanno cestinata, è che non ne sono state capaci, parliamoci chiaro, questo è il problema. E quindi se la Roma riuscisse in questo computo secondo me, sarebbe importante, darebbe un segnale anche interessante di forza e soprattutto, ripeto, 2 partite in meno. In questo momento si sta giocando la Champions in campionato, per cui la Roma deve assolutamente provarci. Oggi ci è riuscito, ripeto, a portare a casa la vittoria senza i titolarissimi, sono entrati magari dopo qualcuno, però ragazzi scusate, ho fatto delle schifezze, no, prurito, perdonate. E questo è, sono bene, se andrà a giocare in Grecia contro il Panathinaikos non è facile, ripeto, non so se basterà un punto meno, la Roma è padrone del proprio destino. Chi non lo è, invece, purtroppo è stato il Bologna. Il Bologna, ragazzi miei, è un'altra squadra che se avesse vinto oggi, poi praticamente l'ultima ce l'ha col Maccabi già eliminato, una squadra malissima proprio. Ecco, siamo in partite europee, sono tutte temibili, Maccabi però è veramente la pecora nera che non c'entra praticamente nulla con la competizione. E quindi mi sento di dire che se avesse vinto oggi era fatta anche per Bologna, quindi veramente un'occasione sprecata, veramente ci deve essere rammarico per la squadra bolognese, soprattutto perché poi se l'è complicata da sola con questo gol regalato da parte del rientrante Skorupski, che sì, la costruzione va bene, però nel 2026 è inutile ripeterlo, quando ti vengono addosso, perché poi sto Celtic, ragazzi, anche con l'uomo in meno dopo, comunque ha dato fastidio, veniva in aggressione, devi buttarla, no? Non so perché magari non giocava da tanto, ok, però veramente un peccato partire così a handicap, però pazienza, perché già poteva incrinarsi ulteriormente la partita, perché subito dopo c'è stato un momento di defiance, c'era stata un'altra chance importante, ed era comunque riuscito a rimanere in partita il Bologna, anzi dopo aveva preso il controllo della gara, espulso il giocatore per una sciocchezza clamorosa a Tate, e lì, caspita, non puoi andare a prendere un altro gol da calcio d'angolo. A me non convince la difesa, e parlo proprio dei singoli, parlo proprio dei centrali, non mi convincono quest'anno, onestamente.
Magari è un mio giudizio, non lo so, fatemi sapere la vostra. Non mi convincono e sono gol evitabilissimi. E la partita poi si complica, devi andare, anche con l'uomo in più, comunque non era semplicissimo sbloccarla, tante rotazioni anche per il Bologna, ma l'italiano lo conosciamo bene, non c'era tra i titolari Orsolini, Castro e compagnia cantante, anche se poi Ro ha fatto un bellissimo gol, Dominguez ha preso una buona traversa, però l'ha risolta secondo me con l'entrata in campo di Odegaard che grazie a un suo assist mette in porta Linga, che oggi trova gol, ma è un attaccante che manca ancora quella cattiveria, perché nel primo tempo aveva avuto anche quella bravura nella sterzata, però poi perde il tempo di gioco, si fa murare un altro tiro dopo. Non lo so, ci sono dei livelli di differenza tra lui e Castro, questo mi pare chiaro. Ed è un peccato, è veramente un peccato averla buttata all'ortiche. Poi sul 2-2, che mi sembra è arrivata verso il 70esimo, poche occasioni. Là c'è stata l'occasione netta, mi ricordo quella di Cambiaghi in aria. In aria c'è stata un'occasione per Cambiaghi. Troppo poco e mi dispiace contro un Celtic però che secondo me è un avversario comunque che è stato all'altezza, bisogna dire, perché anche con l'uomo in meno 4-3-2 in una circostanza hanno cercato, no, tremendi, sono stati veramente una squadra tremenda. Peccato perché adesso con la classifica che si ritrova in Bologna 14esima, vedendo, forse ancora però non è completamente aggiornata, 12 punti, anche facendone 15 come dicevo prima, non si va alla fase diretta, si va ai playoff ed è un peccato, però vabbè. Questo è, signori, come già detto, vi aspetto sotto nei commenti e soprattutto, se state vedendo il video, vi aspetto anche al Tribunale delle Romane. Un grande abbraccio da Neschio.